Benvenuti nel mio canale. Cari amanti dell'amore, del romanticismo, della bellezza, del lusso, del denaro e per coloro che stanno aspettando da tanto tempo che la persona giusta entri nella vostra vita. L'amore è cieco, come sappiamo, e principalmente quando lasciamo che il nostro istinto prenda il sopravvento e non pensiamo a ciò che sta accadendo. Questo messaggio è per voi che vi lasciate ingannare dalle foto che gli altri postano nel loro profilo, di quell'uomo o di quella donna che vi ha appena chiesto l'amicizia. E quando aprite quella pagina e scoprite che quella persona ha la vita che voi desiderate avere, forse voi avete già quella vita e state cercando qualcuno che possa permettersi una vita come quella che avete. Quella persona sa come attirare la vostra attenzione. Ha studiato il comportamento delle donne e conosce le parole e il comportamento che deve avere nelle foto che pubblicherà per attirare l'attenzione di donne come te. Viviamo in un momento molto critico per le relazioni. Non tutti accettano la prima persona che entra nella loro vita e fanno bene. Ma cosa sta succedendo con tutto questo? L'uso della tecnologia ha aperto porte che prima nessuno poteva aprire. E uno dei primi che ha avuto l'iniziativa di creare un'app di incontri è stato Tinder. Questa app aiuta ancora oggi a incontrare l'amore, il principe, la regina dei vostri sogni. E molte persone sono riuscite a trovarlo tramite questi siti. Ma cosa sta succedendo ora? Anche Facebook e Instagram hanno reso possibile tutto questo e chiunque può richiedere la tua amicizia con una identità falsa. E questo si sa, ma pensavo che questo triste e ignobile fenomeno fosse finito perché era già sulla bocca di tutti. Queste persone si approfittano delle debolezze umane per ingannare. Mi è capitato di recente che una ragazza in Facebook mi facesse l'amicizia. Appena ha iniziato a scrivermi, mi ha fatto capire che era un uomo. E la domanda è arrivata subito: sei un uomo o una donna? Sono un uomo, mi ha scritto. Le ho chiesto subito: ma perché hai una foto di una donna sul tuo profilo? Ah, è mia figlia. Sai, sono vedovo, sono in Iraq, sono un soldato americano. Queste sono le risposte che ci inviano per intenerire i nostri cuori teneri. L'intelligenza artificiale ha reso possibile la traduzione di qualsiasi lingua in poco tempo e questo ha reso possibile le truffe in tutto il mondo. In effetti si possono leggere testi creati dall'intelligenza artificiale. Se siete un poco furbi, ve ne accorgerete. Avrete probabilmente sentito parlare della signora che pensava che il figlio di Julio Iglesias, uno dei cantanti più famosi dell'America Latina, le avesse chiesto l'amicizia e che lei ha accettato con molto piacere. Da quel momento si è innamorata di lui. E alla prima richiesta di aiuto che lui ha fatto, ha iniziato a mandargli soldi che nemmeno aveva. Una cosa del genere porta persino a ipotecare la propria casa. La gente deve chiedere prestiti alle banche per aiutare questi poveri uomini nei problemi in cui si trovano. E voi che lo amate vi sentite in dovere di aiutarlo, perché avete una relazione. Lui vi ha fatto credere che avete una relazione e che forse andrete a vivere insieme, che vi sposerete. E quando è così, si fa di tutto per aiutarli, perché toccano la parte più sensibile di noi. Come potete non aiutarlo se c'è amore? E questo è quello che c'è. Non perdete tempo con una persona del genere.
Appena scoprite che vi ha mentito, non solo per la sua identità, sino per le cose che vi scrive, è meglio bloccare la sua pagina. Ripeto, non perdete tempo con una persona del genere, perché dopo vi pentirete di non averlo fatto prima. Spero che le informazioni ti siano piaciute. Grazie e alla prossima!